Oh, eccoci qua ragazzi. Allora, avete metabolizzato il pareggio di ieri? Siete ancora lì che pensate un po' a dove potremmo essere se avessimo 2 punti in più? Ci sta, è normale essere delusi dopo la partita del Bentegodi, però guardando la classifica ci troviamo in testa al momento a 10 punti. Chiaramente dobbiamo aspettare la partita di Napoli e Pisa di domani, però mal che vada saremo al secondo posto comunque da soli. Quindi secondo me bisogna essere un po' più positivi. Infatti, prima di arrivare su questo tema, mi raccomando, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, è completamente gratuito, non vi costa nulla, ma mi raccomando, mettete un mi piace, un commento ragazzi, questo è un hobby, però se vogliamo fare cose sempre migliori e crescere ho bisogno del vostro aiuto, altrimenti stare qua a parlare di calcio senza nessuno che mi dà anche degli input è veramente complesso. Comunque dai, non ve la prendete, non voglio iniziare subito a punzecchiarvi, però secondo me è importante dire che siamo, mi ci metto in mezzo anch'io, non è che lancio il sasso e tolgo la mano, siamo una tifoseria troppo negativa e troppo morale. Io ho capito che in Italia si tende a essere negativi su tutto, però ragazzi siamo al secondo posto in classifica, mal che vada, non è che siamo lì a 3 punti come qualcuno in 4 partite, mi sembra una cosa ridicola. Tra l'altro è qualcosa che non fa bene a noi, ma non fa bene neanche all'ambiente e secondo me è un ambiente che ha bisogno di tantissima positività per crescere e per andare avanti. Tra l'altro vedo già le critiche a Igor Tudor, ci mancherebbe, noi siamo speciali per criticare subito anche quando le cose comunque vanno abbastanza bene e vi ricordo, tanto per darvi un po' di prospettiva, che in estate si parlava di un possibile arrivo di Stefano Pioli, lo stesso Pioli che in questo momento si trova a 2 punti come allenatore della Fiorentina in una situazione di classifica che reputo leggermente più difficile rispetto a quella della Juventus, quindi ricordatevi sempre che c'è chi sta peggio di noi. Comunque è questa una delle motivazioni per la quale io invito sempre all'equilibrio. Tra l'altro chi già dice che Tudor non ha l'esperienza, non può essere un allenatore da Juventus, dico che non vale nemmeno la pena rispondere. Insomma, se per qualcuno da Juve significa solo vincere campionato dopo campionato, allora è meglio guardare un altro sport, perché in realtà il calcio e il tifo non possono funzionare in questa maniera ed è anche per quello che sono tanti anni che non troviamo la continuità. Siamo solo all'inizio di questa stagione che sarà lunga, tra campionato, coppe, Champions, Coppa Italia eccetera eccetera, sfideremo un sacco di squadre che avranno un potenziale importante e credo che sia la squadra e Tudor grazie a questi confronti cresceranno insieme. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza, come in tutte le cose, però credo che i presupposti siano veramente buoni e ripeto, se guardiamo i risultati delle altre mi sembra che nessuna partita sia scontata e veramente possa succedere di tutto in questa Serie A. Ieri però voglio dire mi è piaciuta anche la reazione di Igor Tudor ai microfoni e le cose che ha detto, perché sono troppi anni che non ci facciamo sentire quando poi ci sono errori arbitrali come quelli di ieri che sono chiari, dove veniamo penalizzati pesantemente e è chiaro che queste cose non possono diventare degli alibi, ma in Serie A i campionati, le partite e alcune situazioni vengono risolte proprio da episodi come quelli di ieri che se ti vanno a favore vengono, non se ti vanno a favore, sono a tuo favore e dovrebbero essere fischiati. Semplice, la partita cambia con un'espulsione e un rigore non dato. Comunque mi fa anche un po' sorridere il fatto che Rapuano, dopo la direzione che definirei più che fallimentare di ieri, verrà retrocesso in Serie B per un periodo. Credo che questo sì, sulla carta mi sembra il minimo, ma non cambia il risultato di ieri, non cambia che la Juventus è stata penalizzata. Non vuol dire che avremmo vinto, ma è stata in effetti penalizzata e conferma che comunque la classe arbitrale in Italia in questo momento non ha più la qualità di una volta e insomma una volta eravamo veramente tra i migliori arbitri in Europa, basti pensare ai tempi di Collina, e invece ad oggi mi sembra che siamo sempre più in difficoltà, tra l'altro con l'arrivo del VAR che dovrebbe aiutare invece che mettere i bastoni fra le ruote. Io credo anche che però i vertici della società della Juventus siano diventati troppo silenti. Credo che sia importante intervenire in queste situazioni per far sentire che la Juventus ha ancora una voce, certo con i toni pacati, con educazione come è da copione in una società così importante e di blasone come la Juve, però mi sembra che a volte da quel punto di vista lì siamo un po' scomparsi nei meandri del nulla, invece ci vorrebbe un po' anche la voce forte in queste situazioni. In campo invece secondo me non ci facciamo né sentire né rispettare in questi quando succedono cose come quella di ieri. Insomma, dopo l'episodio del rosso che secondo me era netto a Orban, bisogna mostrare più personalità. Bisogna discutere con l'arbitro, bisogna fargli capire che comunque c'è una situazione che va rivista e va rivista con attenzione e mi sembra il minimo di mettere un po' di pressione all'arbitro in maniera positiva, anche perché non si può andare avanti con la partita come nulla se fosse successo e allo stesso Gatti io non credo che si chieda comunque di andare ad accentuare quello che è stato il fallo, ma semplicemente di essere diretto con l'arbitro. Lui era già ammonito, magari mandare il capitano e dire ragazzi qua bisogna fare qualcosa, bisogna farsi sentire, perché mi sembra che altre squadre
squadre insomma si comportano in maniera completamente diversa da quello che ha fatto la Juve, soprattutto se ci fosse stato un episodio come quello di ieri. Aggiungo che sul piano tecnico, indipendentemente dalla partita del Verona con il Verona contro il Verona di ieri, bisognerà capire come gestire il nostro potenziale offensivo e soprattutto quei tre numeri 9, perché David nelle ultime uscite è sembrato appesantito, Openda invece altalenante, alcune cose molto buone, altre meno, e visto la poca qualità che abbiamo a centrocampo, della quale non possiamo sopperire fino alle prossime sessioni di mercato, dobbiamo sfruttare l'arsenale lì davanti per evitare poi di perdere pezzi per strada e ritrovarci in situazioni come quella di ieri, dove comunque veramente non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa. Tra l'altro, come dicevo ieri, questa era l'anno peggiore a mio parere per avere una competizione nuova come il mondiale per club in estate. Per noi era stata una stagione molto complicata emotivamente e fisicamente, e secondo me tanti giocatori avevano bisogno di staccare mentalmente dopo l'anno scorso e veramente di ricaricare le batterie. Non è stato possibile chiaramente per come sono andate le cose, però sarà fondamentale gestire bene le rotazioni in questo inizio di stagione, ma anche proprio per il proseguo di una stagione che sarà lunga, come di norma sono le stagioni quando si hanno le coppe europee. Se pensate che siamo solo alla quinta partita e ieri abbiamo visto giocatori con la lingua per terra, credo che ci siano comunque dei campanelli d'allarme, anche perché la squadra sembra spremuta come di solito dovrebbe essere poi invece a fine maggio. Adesso abbiamo una settimana per cercare di ricaricare le batterie perché non ci sarà la Champions League, però bisogna stare attenti perché dopo arrivano, sì, in casa, però abbiamo nel giro di una settimana Atalanta e Milan, con in mezzo la trasferta in Spagna contro allo Estadio della Ceramica contro il Villarreal, quindi sarà un tour de force. E secondo me il vero punto interrogativo è come arriveremo lì fisicamente, vista la partita di ieri. Io credo che il problema del centrocampo andrà affrontato e Tudor dovrà trovare un modo o delle soluzioni per, come si dice, sopperire alla mancanza di uomini che abbiamo lì in mediana, perché secondo me così è difficile arrivare alla fine della stagione e reggerla tutta, e forse ci sono calciatori come McKennie che invece di essere adattato sulla fascia sarebbe meglio utilizzare in mezzo in situazioni come ieri dove si vogliono fare rotazioni, e visto che si è mantenuto Joao Mario dall'inizio sulla posizione che dovrebbe essere la sua, beh, a quel punto lì McKennie ce l'hai e fino a fine anno è meglio utilizzarlo e dare anche un po' di respiro. Certo non è l'uomo della qualità, però sai che è un uomo affidabile e comunque ti può sicuramente andare ad approcciare una partita come quella col Verona senza alcun tipo di problema. E credo che, parlando di problemi, bisogna analizzare ancora e continuare a parlare di Kopp Miners. Io ho capito che Tudor voglia togliere pressione, però come detto nell'ultimo contenuto, io credo che storicamente quando un calciatore inizia un'avventura in una squadra nuova come ha fatto Kopp Miners con questi diciamo risultati veramente scadenti e delle prestazioni da dimenticare, beh, questo dimostra che il calciatore manca di carattere e personalità, e credo che per rialzarsi queste due cose siano fondamentali. Non le vedo in Kopp Miners e io mi chiedo se questa sia veramente l'ultima stagione in maglia bianconera del centrocampista dell'ex Atalanta, perché secondo me se continua così bisognerà fare delle scelte molto importanti. Non si può tenere in panchina il nostro centrocampista più costoso, non ha senso, non lo fa nessuno. Io come al solito vi dico, ragazzi, ricordatevi che qua, perché a volte sento anche che la gente si imbizzarrisce, ma noi siamo qua per analizzare e commentare, cioè questo è il bello di essere sportivi, è come se fossimo a un bar con degli amici a fare quattro chiacchiere, cioè non c'è la frase giusta e la frase sbagliata, c'è l'opinione. È normale analizzare, l'importante è non fare sempre critiche fine a se stesse, perché secondo me quelle veramente non portano a nulla. Io vi ricordo, tanto perché le statistiche a me piacciono parecchio, che per quanto riguarda i punti fatti dalla Juventus in queste prime 4 partite, non facevamo 10 punti nelle prime 4 da circa 5 anni mi sembra, quindi credo che sia abbastanza importante cercare anche di vedere, nonostante le difficoltà di cui sapevamo già che avremmo dovuto affrontarle quest'anno, non solo dal punto di vista della rosa ma anche dal punto di vista proprio dell'esperienza di Tudor e delle carenze che abbiamo, e anche dal punto di vista fisico, della stanchezza che ci portiamo dal mondiale per club. Però non si può sempre vedere i 10 punti come non averne 12. A volte bisogna anche vedere, come in questa situazione, 10 punti che invece potevano trasformarsi
in 6 se poi la partita con l'Inter fosse andata in maniera diversa. Quindi ragazzi, io vi invito a essere comunque positivi, a cercare di mantenere l'equilibrio, che è la cosa più importante. Sbraitare, urlare, lamentarsi sempre, secondo me trova il tempo che trova. Come sempre ci sentiamo nei prossimi giorni, mi raccomando lasciate un mi piace, un commento, sono curioso di sentirvi, mi sembra di essere uno che parla col muro. Quindi sempre avanti, forza Juve, ci sentiamo in questi giorni, un bacio. Ciao.